Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Mi sono accorto ieri, barra oggi, che praticamente, come ben sapete, ci sono le nuove cavalcature con 4 slot emblemi, ok? Non sapevo fino a ieri, barra oggi, quali fossero queste cavalcature e dove si prendessero. Poiché non seguo i canali su YouTube che giocano su PC e che quindi vedono le cose molto prima di noi, no? Quindi non sapevo sinceramente dove poter prendere queste nuove cavalcature, no? Con questi 4 emblemi. Ehm, Avendo visto che c'è la cavalcatura all'evento del pollo con 4 emblemi, pensavo che quella fosse al momento l'unica cavalcatura con 4 slot assieme alla cavalcatura, quella mitica uscita con il pacchetto nuovo delle chiavi incantate, quindi soltanto 2 cavalcature ehm, con disponibili 4 emblemi. Invece ho notato appunto che andando a curiosare nel mercato Zen, come potete vedere qua in cavalcature, abbiamo queste 4 nuove cavalcature, ok? Queste 4 nuove nuove cavalcature praticamente hanno tutti e 4 i 4 slot emblema, ok? Quindi abbiamo le ali del drago rosso, che sono sta roba qua, ok? Io ce le ho ma non penso siano le stesse, e come vedete hanno 4 emblemi. Il quarto emblema dà il 20% in più di statistiche, come dice qui, almeno così ho capito, e l'unica cosa è che abbiamo 3 emblemi obbligatori, ok? Quindi abbiamo regale spinoso illuminato e uno a nostro piacimento, ok? Questo per le ali del drago rosso. Ehm, Passando alle questa qua, la tigre maltese, costa 1200 zen, queste due viola, questo è il viola, sì. La tigre maltese invece regale spinoso luminoso e universale. Regale spinoso luminoso, no? Mi pare la stessa. Ah no, ok, questo è illuminato e questo è luminoso. E poi ovviamente è universale. Qui ci dice preferenza mezzalune nello slot universale, mentre qua ci dice preferenza spinoso. Non so se significa che per avere quel 20% in più dobbiamo mettere lo spinoso, sinceramente. Ma penso proprio di sì, ragazzi. Cioè, c'è pure, non lo so, mi pare di aver capito così. Gli emblemi preferiti che si trovano in questo slot, ok, sì, esattamente così. Quindi, se vogliamo il 20% in più, dobbiamo mettere l'emblema che dice lui. In ogni caso, qui abbiamo la tigre maltese, che qui invece ci chiede la mezzaluna, ok? Come poteri cavalcatura non sono niente di che, come vedete un attacco potente su un singolo bersaglio, quindi stiamo parlando del tunnel vision, l'offuscamento della vista. Fa la stessa cosa della tigre bianca, severità critica, come potere equipaggiamento, e qua questo ci dà velocità di movimento e potere e danno esplosivo, ok? Quindi l'esplosione ad aria sul posto. Passando a questi qua, allora il cavallo sì, corazzato, chiaro, che è abbastanza bruttino, devo dire la verità. A me sinceramente i cavalli di Neverwinter non mi hanno mai fatto impazzire. Comunque velocità di movimento, danno esplosivo sui nemici. Ehm, una ciofeca per me i poteri di cavalcatura di queste qui. E come emblema universale qua ci chiede l'illuminato,
Gli slot abbiamo il mezzaluna, regale. Come vedete sono sempre costretti, cioè siamo sempre costretti a mettere questi qua. Mentre l'ultima cavalcatura, Draco della Rabbia Dorato, hanno una fantasia sti qua proprio disarmante, perché abbiamo il Drago della Rabbia, il Drago della Rabbia Blu, il Drago della Rabbia Rosso, il Drago della Rabbia quello d'ombra, il Drago della Rabbia questo qua dorato, cioè una marea, boh, io fantasia zero proprio, vabbè. Fare cavalcature tutte uguali, che poi neanche fosse chissà quanto bello sto drago, vabbè. Comunque, questo qui ci dà potere e guarigione della cavalcatura devota, quindi ci guarisce nel tempo. Come poteri cavalcatura sono proprio la schifezza in assoluta dal mio punto di vista. Mentre come slot qui abbiamo mezzaluna spinoso, luminoso e poi chiedo un altro luminoso. E questo è quanto praticamente. Se volete le nuove cavalcature con i 4 slot emblema, al momento si trovano qui al mercato Zen, e quindi toccherà spendere praticamente. E niente, un'altra cosa che volevo dire riguardo a queste cavalcature, sono buone perché comunque abbiamo uno slot emblemi in più, ok? Ed equivale praticamente ad alzare il nostro livello oggetto. Alzare il nostro livello oggetto per i DPS significa avere più danno base, quindi ci sta. Per il support non so quanto abbia senso, sinceramente. Boh, non lo so. Comunque, fatto sta che alziamo il nostro danno base a prescindere di tutte le classi, no? Non dico che stiamo alzando la percentuale di danno, ma bensì proprio il danno base. I support faranno comunque il 10% di danno sempre in base al danno che abbiamo. Cosa volevo dire? Questi nuovi cosi, questi nuovi slot emblemi, cioè a livello di bonus, a me sinceramente non mi fanno impazzire, non è che mi dicano niente di speciale, per così dire, però bisogna vedere, essendo endgame 84.000, 85.000, cosa che io al momento con questo personaggio non sono, e non ho nemmeno tutti gli oggetti equipaggiati al massimo, per così dire. Non lo so, bisogna vedere quanta statistica ci manca, ok? Perché qui le nuove cavalcature, i nuovi bonus cavalcature non ci danno nulla di speciale, per così dire, perché fondamentalmente ci danno solo statistiche. Probabilmente ha un minimo di senso quello che hanno fatto, però non so se questo minimo di senso che abbiano deciso possa andare a incidere nel cambiare i nostri bonus cavalcature. Ok, per esempio qui c'ho come vedete qua c'ho questa roba qua che mi dà 2500 difesa, evasione, consapevolezza, deviazione, bla bla bla, e qua invece c'ho questo che praticamente mi dà 1500, ok, per dire, invece di 2500. Già un po' di meno, abbiamo un emblema in più, però è un po' di meno, ecco. Poi sinceramente qui non è che qui otteniamo, cioè quello che non mi sconquiffera, quello che mi stranisce è che comunque alziamo statistiche, ok? E non so quanto possa essere utile. Poi ovvio che
se queste statistiche non vanno a overcappare la statistica che abbiamo, va bene, ok? Però io avrei preferito comunque roba che alzasse le percentuali che piuttosto che le statistiche, perché le statistiche si cambiano delle robe volendo, equipaggiamenti per dire, e magari ci si arriva, ok? Fondamentalmente se leggiamo questi bonus emblemi è tutto statistiche, perdi 1500 di statistica e in attacco e ne guadagni in difesa. Qui dice quando i punti ferita massimo scendono sotto il 30% rigeneriamo il 10% della resistenza. Ok, questo va bene, questo mi sta bene perché fa la stessa cosa che avevamo con un altro ehm, bonus emblema. Però l'altro bonus emblema era sotto il 50% dei punti ferita, se non mi ricordo male, questo da tank. Rigeneriamo istantaneamente il 10% della resistenza e il 20% dei punti ferita massimi, mentre l'altro era 10, può verificarsi ogni 30 secondi, quindi qui il 20%, invece l'altro era il 10 se non erro, che era questo. Ogni volta che i tuoi punti ferita sono ridotti al 50 recuperi immediatamente il 10% della resistenza e vieni curato del 10% dei tuoi punti ferita massimi nell'arco di 10 secondi, ok. Mentre questo qua ogni 30 secondi veniamo curati del 20%, istantanei però, almeno così pare. Non è male però, boh, insomma, non è nemmeno chissà che, secondo me. Eh, L'unica differenza abbiamo uno slot appunto emblemi in più che ci dà un po' di statistica un po' in più, un po' di livello oggetti in più. Boh, io ripeto, non ci vedo sta grandissima differenza e non ci vedo sto grandissimo guadagno, ok? Perché in ogni caso sta roba si attiva quando siamo sotto il 30%. Già al 50 da tank, sotto al 50 già noi ci si attiva questo per dire, nel mentre magari l'healer ci cura, non lo so, boh, magari il loro senso di aver messo quel bonus emblema è togliere il ritorno del campione, questo qui, per mettere questo qua, non lo so, con uno slot emblemi in più. Eh, Però anche scendere con la vita sotto il 30% è un rischio, perché magari andiamo a morire invece di riuscire a sopravvivere. Non lo so. In ogni caso, come dicevo, la maggior parte sono bonus emblemi che ci danno statistiche. Qui ci dà appunto 1500 di statistiche difensive togliendole in attacco. Qua ci dà 5000 colpo critico quando la resistenza è tra il 25 e il 75%. Questo è il contrario del primo, perdiamo 1500 nelle statistiche difensive e le guadagniamo in attacco. Questo uguale al primo, però un po' da healer. No, dov'era? Ok, questo qui è da healer, ok, perché c'è guarigione in uscita nel cambio delle statistiche, e qua invece è più da DPS, perché c'è il colpo critico, per dire. No, cosa c'è? Il vantaggio e la precisione, ecco. Però come vedete sono tutte robe che cambiano le statistiche. Qui otteniamo 3500 potere e deviazione quando subiamo un debuff. Qui otteniamo 3500 guarigione ricevuta in uscita quando i punti azione sono al massimo. Cioè, a me sta cosa di guadagnare tutta sta statistica, sinceramente, boh, non lo so. Effetti dell'infermità, ok, qui guadagniamo 5000 forte quando veniamo rianimati. E poi qua ci sono gli emblemi classici da 3.
Insomma, non lo so ragazzi, non ci vedo nulla di speciale in questi nuovi bonus. Poi bisogna vedere se equipaggiando i nuovi incantamenti, i nuovi emblemi, ovviamente cambia tutto. Se uno fa un cambio radicale, ragazzi, ovviamente cambiano tutte le statistiche, cambia tutto e allora tutto questo guadagno, no, di statistiche potrebbe avere senso, ok? Però, ripeto, forse deve eh, cambiare, cioè, non tutto, ma quasi tutto, non lo so, ragazzi. Boh, no, sinceramente, a me non è che mi esaltano queste cose, sti nuovi bonus emblema. L'unica cosa che mi garba è alzare il livello oggetto da DPS parlo, per alzare il danno, ok? Il danno a base questo qua. Però solo da DPS, da healer e da tank, a me avere più livello oggetto non mi fa alcuna differenza, almeno per come la vedo io. Cioè, non è che se ho più livello oggetto mi si alzano le statistiche, voglio dire. Anzi, più alziamo il livello oggetto e più calano, no? Perché ogni 1000 di statistica che alziamo, sì, è vero che guadagniamo l'1%, ma è anche vero che va a scalare. Cioè, comunque, non lo so, boh. In ogni caso, questo è quanto riguarda le nuove cavalcature. Fatemi sapere cosa ne pensate. Se le comprerete al mercato Zen, io qui ho fatto l'offerta, ancora deve arrivare. Ne è arrivata una da 1000 Zen, però non posso comunque comprarle la cavalcatura perché costa 1200 quelle viola. Volevo prendere questa qua sinceramente perché la trovo la più carina, ok? La tigre bianca con l'armatura mi garba assai, ecco. Poi magari non sarà bella da vedere, però il fatto di avere l'armatura in testa mi piace. Comunque niente, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi, lasciate un like e ci sentiamo al prossimo video. Ciao ciao!